puntuali, siamo arrivati quasi puntuali. Adesso gli altri hanno già spinto su, adesso spingiamo anche noi e cerchiamo di recuperarli in salita. Tanto io vado in giro con la Giant Range. Ci avevano detto che venivamo a fare delle cose illegali. Raghi, se guardate su c'è proprio la telecamera. Sai che quelli forti dietro e quelli deboli davanti. Occhio, occhio! Io non so dove andare! Ah! Madonna! Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Devo ammetterlo, quando ho estratto per la prima volta la Giant Range dalla scatola mi sono un po' fatto prendere dall'ansia da prestazione, perché un ammortizzatore a molla qui su Pianeta Mountain Bike non si vede così spesso e quindi mi è un po' salita quell'idea di dire: sarò in grado di portare veramente al limite un mostro come la Giant Range? Oh, dai boss, dai boss! No, questa bicicletta merita un rider molto più forte, molto più veloce in discesa di quello che sono io. Adesso arriva Ricky Bender, attenzione a questo tempo! 13,989, lui il vincitore! Ma posso anche dirvi che mi sono divertito molto, perché non è per nulla un enduro difficile da guidare. Super smooth lì. E l'ammortizzatore a molla, beh, su certi terreni è burro su un piatto di pizzoccheri. Questa roba qua sembra che vada via veramente da sola con sul burro. Esteticamente la nuova Giant Range presenta un triangolo anteriore più sinuoso e compatto. Il design squadrato di Giant è stato ammorbidito e la struttura risulta più compatta. Quello che cambia sensibilmente invece è la bielletta della sospensione. Rimane sempre con 3 punti di ancoraggio, ma le dimensioni calano e anche la sua forma ora è più schiacciata e snella. Qui siamo su una bici enduro gravity oriented, 170 mm anteriori e 160 mm posteriori. Di serie esce come questa che vedete qui da parte a me con la 29 pollici, ma grazie alla novità del triplo flip chip posto sulla bielletta posteriore si può andare non solo a variare la geometria della bicicletta, ma anche a montare una gomma da 27,5, quindi andare a trasformare la bicicletta in una mallet. No, non questo! Per andare ad utilizzarla su quei tracciati più ripidi e insidiosi dove avere la configurazione mallet aiuta. La geometria della Range è stata modificata, soprattutto è stato abbassato lo stand over, che rende più facile quindi manovrare la bicicletta e utilizzare anche reggisella telescopici con un travel più lungo, che è una delle cose che in questo momento vediamo di più sui sentieri. Mentre per renderla più attaccata a terra e fluida alle alte velocità è stato allungato il reach. Questo fa sì che la bicicletta sia anche più bilanciata quando si mette tanta aria tra le ruote e il terreno. Giant Italia mi ha inviato da provare questa che vedete di fianco a me, che è il top di gamma ed è la Giant Range Advance Pro 0. 11.999 euro per quello che è top di gamma della gamma Range. Come ben sapete io sono sempre a metà tra la taglia M e la taglia L. Dopo l'esperienza con la Trans X e Plus Elite, di cui vi lascio il link in descrizione e anche qui sopra se volete andare a vedere quel video, in cui avevo utilizzato una taglia L,
ho deciso di andare a provare la Giant Range in taglia M e devo dire che per me, per i miei 178 cm, è la taglia perfetta. Mi ci sono trovato subito a casa. L'unica cosa che avrei voluto cambiare da subito è la larghezza del manubrio, perché il manubrio, che ha una forma un po' strana, è come se ti portasse sempre un po' in avanti rispetto agli altri manubri tradizionali, è da 800 mm, veramente tanto largo e un po' troppo largo per la larghezza delle mie spalle. Mi sarebbe piaciuto accorciarlo magari sui 760, 780, ma naturalmente, essendo questa una bicicletta a test, non potevo accorciarlo, ma voi che la acquistate, che la utilizzate con la vostra bicicletta, potete accorciarlo quanto volete. Altra cosa che io ho trovato comodo, ma per esempio quando Federico l'ha provata, stavamo facendo le foto, ha provato anche lui a fare qualche giro con questa Giant Range, lui non si è trovato benissimo con le manopole perché secondo lui erano un po' troppo piccole, un po' troppo strette. Io invece personalmente mi ci sono trovato bene, ma a me tendenzialmente piace avere la manopola molto minimale. Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Io sono partito regolando le sospensioni, o meglio, regolando la forcella Fox 38 Factory con quanto suggerito da Fox, quindi un sag del 20% circa. Nonostante le condizioni invernali, fa un freddo becco, ci saranno tipo 0 gradi, c'è la neve lì sopra e niente, però devo finire di fare i contenuti per la Giant, quindi fuori in bici. Il ghiaccio! Il ghiaccio! Il ghiaccio! ho preferito anche nel corso del tempo andare ad aumentare un po' di più questo sag, quindi ammorbidire un po' più la forcella. Quello su cui avrei pensato di trovare un po' più difficoltà è stato l'ammortizzatore a molla, con molla da 425 libbre. In realtà mi ci sono trovato molto bene, non ho mai sentito particolarmente né che andasse tutta a pacco né ma anche che fosse troppo sostenuto. L'ho precaricata un po', ma devo dire che mi ci sono trovato bene. Parlando proprio di ammortizzatore, è stata un po' una sorpresa l'ammortizzatore, perché il fatto che si potesse quasi bloccare, non totalmente, ha reso la Giant Range molto più performante in salita di quello che mi aspettassi, e questo è dovuto secondo me alla grande scorrevolezza di tutta la bicicletta, non solo in discesa, dove l'accoppiamento con il sistema di sospensione maestro tipico di Giant con l'ammortizzatore a molla fa sembrare di stare su una specie di cuscinetto d'aria in qualsiasi situazione, ma anche, come dicevo prima, nei tratti pedalati. Non andiamo a parlare che sale come una cross country. È una bicicletta enduro che rispetto alle altre biciclette da enduro va molto bene in salita. Io do la colpa di questo suo performance nel tratto pedalato a tre cose fondamentali. Primo, il peso, che comunque qui siamo a un peso abbastanza basso per essere una enduro da 170 mm, siamo a 14,6 kg. La seconda cosa secondo me è anche la geometria e soprattutto l'angolo piantone, perché l'angolo piantone è stato veramente verticalizzato. Altra cosa che secondo me aumenta tantissimo la scorrevolezza della Giant Range sono le ruote, perché le Zip 03 Moto sono veramente tra le migliori ruote da mountain bike provate ultimamente. Mi hanno veramente fatto tanto piacere, non solo quando si va sullo scassato, perché il fatto che abbiano tanto assorbimento le rende molto precise e semplifica tanto la guida, ma anche proprio in fatto di scorrevolezza. Fin da subito mi sono trovato molto bene in sella. Mi aspettavo una bici molto più arretrata, e invece la posizione è molto simile a quella che avevo trovato sulla Trans X Elite. Inoltre l'anteriore non è troppo alto, mi aspettavo di doverlo abbassare tanto per quello che piace a me, per come piace guidare. In realtà ho solamente abbassato di mezzo centimetro l'attacco manubrio, per tutto il resto mi sono trovato molto bene. È una posizione sì da enduro, ma non di quelle che ti fanno sentire di essere completamente buttato indietro, si è tanto centrali sulla bicicletta.
Parlando di centralità, parlando di quello che è il comportamento in salita della Giant Range, l'altra cosa che funziona molto bene è lo schema di sospensione maestro. Lo sappiamo, lo conosciamo da tantissimo tempo, è uno dei più longevi e uno dei migliori in assoluto, dà tantissima sensibilità sulla prima parte e va anche a limitare i fondi corsa. Non è certo il migliore per quanto riguarda le fasi di pedalata spinta, ma su una bicicletta come questa, su una enduro, si comporta tanto bene, tanto più che ho trovato anche una sospensione abbastanza sostenuta per essere un enduro. Non si siede, non c'è quella sensazione di essere su un tappeto a molla ogni volta che si pedala. Certo, diciamo che la Giant Range va bene in salita finché le pendenze non sono estreme, finché la salita non è super tecnica. Quando diventa tanto ripida la salita o quando bisogna andare a superare ostacoli ripetitivi, quindi andare a fare una salita molto tecnica, a quel punto la bicicletta dice: ehi, guarda che non sono una cross country. Un'altra cosa che ha un po' limitato la capacità di salita della Giant Range è il fatto che abbia la corona da 34, perfetta per le gare enduro perché permette di rilanciare super velocemente, ma se si vuole salire con calma, la 34 davanti su una enduro, su una bicicletta da 14,5 kg, diciamo che bisogna un po' faticare, mette un po' a dura prova le gambe. La particolarità della nuova Giant Range è il flip chip posteriore, che può essere posizionato in 3 posizioni: alta, media o bassa, e questo va ad alzare o abbassare il movimento centrale, aprire o chiudere l'angolo di sterzo, naturalmente verticalizzare o aprire un po' di più quello che è il tubo piantone. L'impostazione bassa aumenta l'angolo di sterzo a 63,5 gradi, il che migliora ulteriormente la stabilità in discesa ed è perfetta per quei fine settimana di shuttle a Finale Ligure, ma con le ruote da 29 il BB drop arriva a 35 mm e lì non è poi così raro toccare terra con le pedivelle. È molto bassa sotto, tu continui a toccare terra con i pedali. Mentre se si mette nell'impostazione alta si pedala molto bene la bicicletta, ma anche lì il movimento centrale diventa ancora più alto e secondo me rende la bici un po' impacciata, e considerando che questa non è una bicicletta fatta per pedalare a lungo, io ho preferito di gran lunga o l'impostazione bassa o quella media, che secondo me è quella che fornisce un buon compromesso tra i due estremi. Rispetto alla posizione bassa, l'angolo sella è più verticale e quindi permette comunque di andare a pedalare un po' meglio in salita e nelle parti pedalate, e in discesa la differenza con quella bassa si sente sì, ma davvero poco, quindi comunque abbiamo il giusto compromesso tra pedalabilità della bicicletta e una bici attaccata a terra su dei tratti più sconnessi, più veloci e anche quelli più tecnici. Quando poi il sentiero però inizia a scendere, inizia anche il terreno vero di caccia della Giant Range Advanced Pro. Io mi aspettavo una bicicletta molto lunga, in cui bisognava andare veramente forte per farla girare, e in realtà è molto semplice. Benché sia una mountain bike con un interasse abbastanza importante, offre una guida che reagisce velocemente nei tratti più stretti, che non si innervosisce quando la velocità si alza. La Range è attaccata al terreno, compatta e leggera, molto meno schiacciasassi di quello che mi sarei aspettato, e permette una guida morbida anche quando non la si guida al limite, che è un po' uno dei limiti di tante enduro così spinte, che hanno bisogno di essere guidate al limite fortissime per permettere di dare soddisfazione. Qui invece posso dire che si guida un po' come se fosse una trail vitaminizzata, ma non cadete in errore di pensare che questa sia una trail bike, perché non è una trail bike, questa è una enduro pura. Soprattutto la trazione e l'aderenza del posteriore sono tanto elevate, non solo quando si carica sull'esterno col piede, ma anche quando non si ha una posizione ottimale oppure si è con i pesi un po' scomposti, cosa che a chi non è un super pro magari capita abbastanza spesso. Il montaggio è di quelli che a me personalmente piacciono molto: sospensioni di altissima gamma Fox,
la trasmissione posteriore AXS, quindi wireless XX1 di SRAM, freni, non gli SRAM ma gli Shimano XTR a 4 pistoncini, quindi freno di altissima gamma, ma montati con dischi SLX, quindi qui Giant mi va un po' a peccare sul livello del disco. Qui mi sarei aspettato un disco un po' più elevato, più che altro mi sarei aspettato magari un disco anche XT ma con l'ICE Technology, anche se comunque siamo con dischi sovradimensionati perché abbiamo 220 all'anteriore e 200 al posteriore. Io quando l'ho dovuta utilizzare sul serio, quando ho iniziato a provarla davvero, sono andato a sostituire i dischi, ho messo i BCA, sempre appunto 220 anteriore e 200 posteriore. L'altra cosa che è un po' difficile è il portaoggetti nel tubo obliquo. Il problema è che il tubo della Giant Range è abbastanza compatto e quindi non c'è tantissimo spazio. All'interno del portaoggetti io ci ho fatto stare una camera d'aria e una bomboletta di CO2. Già un multitool di quelli abbastanza completi faceva fatica a entrarci, anzi non c'è entrato, quindi più che altro l'entrata del portaoggetti della Range è un po' stretta, ci fa stare un po' poche cose. Spesso mi sentite dire che provo delle biciclette all mountain che sembrano delle enduro. Qui ho detto abbastanza spesso che potrebbe essere il contrario, cioè una enduro che si guida come una all mountain. Ecco, si guida come una all mountain perché questa è una enduro a tutti gli effetti. Qua se c'è da bombardare i sentieri, andare super veloce, passare a 200 all'ora sopra i rock garden, è la bicicletta giusta, passa sopra veramente velocissima. L'unica cosa è che quando si entra nello stretto permette di essere guidata con la stessa facilità di una bicicletta da 3-4 kg in meno, e quello è una cosa che mi è piaciuta molto, soprattutto perché magari non essendo io capace di portare così tanto al limite una bicicletta, avere un telaio un po' più semplice da guidare mi ha dato veramente piacere. Se volete trarre il massimo dalla Giant Range dovete portarla sui sentieri veloci, dovete portarla ogni tanto a girare veloce in bike park perché è massiccia, ampia e aperta e va guidata di conseguenza per avere veramente il massimo. Serve caricare il peso sull'avantreno per il massimo grip e la stabilità, e se ci sposta indietro sulla sella si può andare un po' in sottosterzo e la gomma anteriore cerca di perdere un po' di aderenza, quindi è comunque una bicicletta che va guidata abbastanza in avanti, anche se già la geometria porta il rider a stare piuttosto in avanti, quindi non bisogna troppo caricarla, non bisogna sforzarsi, già ci si trova in avanti, ma se la si guida troppo indietro si va a perdere un po' di aderenza sull'anteriore. Se dovessi consigliarla a qualcuno, beh, di sicuro questo modello a qualcuno che ha un bel po' di disponibilità, perché comunque stiamo parlando di 11.999 euro, quindi tanti soldi per una enduro, ma è un enduro con un approccio molto semplice rispetto ad altre competitor, ed è soprattutto un bel passo avanti rispetto a quella precedente, anche solo di estetica, perché da vedere adesso è diventata tanto bella. C'è veramente pochissimo che la riesce a sorprendere. In discesa si riescono a prendere tranquillamente dei salti lunghi senza troppo pensare, con lei che sta super composta e a terra come sul burro. Non è quelle biciclette che devi spingere a 200 all'ora per farle stare all'interno delle curve. È la scelta ideale per chi crede ancora nell'enduro tradizionale, vuole una bicicletta da pedalare capace di adattarsi a qualsiasi terreno e a qualsiasi stile di guida. Bene ragazzi, questo è stato quello che ho provato in sella alla Giant Range Advance Pro Zero. Come al solito, se avete qualsiasi domanda, qualsiasi interesse, lo aspetto nei commenti. Per tutto il resto, 3 consigli finali Pianeta Mountain Bike: iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, un bel like al video e soprattutto gas aperto, e con questo ce n'è da dare da brutto.
Occhio! Occhio! Porca p***a! Porca p***a, l'ho vista malissimo.